Questo episodio di Monday Night Raw viene aperto da Sami Zayn e ci dice che non c'è nell'intera storia del wrestling una coppia come quella tra lui e Owens, che partendo dai piccoli centri sociali in Canada sono passati dalle indipendenti a NXT, poi nel main roster, arrivando nel main event di WrestleMania. E tutto questo facendolo sempre insieme, sia come alleati che come rivali. Un sacco di volte si sono traditi uno con l'altro, ma questa volta Zayn non se la dimenticherà, perché entrambi sanno che non l'ha fatto per mandare un messaggio, ma per porre fine alla sua carriera. Ma non ci è riuscito, perché lui è ancora in piedi, e se Owens vuole vedersela a Toronto all'Elimination Chamber, allora si farà. Ma arriva Adam Pearce e sa che tutti vogliamo questo match. Lui per primo lo vuole, ma i medici gli hanno detto che non può lottare, e quindi la sua risposta è no. E Zayn gli dice che Pearce conosce bene la storia tra loro due e sa bene che non accetterà un no come risposta e che non se ne andrà da quel ring finché non gli darà l'ok. Ma il GM sa anche che niente potrà fermare Kevin Owens, nessun arbitro e nessuna regola potrà. Owens lo colpirà con un pile driver, poi con un altro e con un altro ancora, senza fermarsi, e Sami vuole veramente che quello a Toronto sia il suo ultimo match, ma come Pearce non può fermare Owens, non potrà fermare neanche Zayn. Se volesse colpirlo con una sedia in testa, lui non potrà fermarlo, e se decidesse lui di terminare la carriera di Owens, neanche potrà fermarlo. E Adam Pearce ci dice che Sami Zayn e Kevin Owens si affronteranno in un unsanctioned match, e AJ Styles, nonostante le continue interferenze, batte Dominic Mysterio in un match carino, ma dopo il match è arrivato Bron Breakker per colpirlo con una spear, ma il fenomenale si è spostato e la spear se l'è beccata il povero Dominic. Madonna mia, prevedo i fuochi d'artificio tra questi due. Dakota Kai batte in un gran bel match Ivy Nile grazie alla GTK e diventa la one contender al titolo intercontinentale femminile di Lyra Valkyria, e le due infatti dopo il match hanno un bel faccia a faccia. Il campione del mondo dei pesi massimi, Ring General Gunther, arriva tra il pubblico come il suo avversario per WrestleMania, prendendo in giro sia lui che il pubblico, dicendo che un semplice gesto come lo hit può piacere solo a semplici persone come loro, e che spiegare cosa fa Gunther è come leggere Shakespeare ad un asino, ed è stanco di stare sul ring con gente che non potrebbe neanche pulirgli gli stivali. E una volta che la campana suonerà a WrestleMania, Gunther gli farà capire tutti gli aspetti di questo sport, e dobbiamo essere onesti dicendo che Jay non ha nessuna chance contro il Ring General, e questa cosa la chiede a Michael Cole e Pat McAfee, e dopo che quest'ultimo dice di sì, arriva proprio Jey Uso e i due si prendono ammazzate. Penta batte Pete Dunne in un grandissimo match, purtroppo con il coinvolgimento di Ludwig Kaiser, e mi dispiace troppo vedere questi tre signori atleti messi lì a caso senza un senso. E dopo il match Kaiser ha attaccato Penta, Kaiser e Dunne si sono presi ammazzate e Penta è rimasto l'ultimo uomo in piedi. Jey Uso sconvolgerà il mondo vincendo il titolo mondiale a WrestleMania. Roxanne Perez si qualifica per l'Elimination Chamber match avendo battuto Raquel Rodriguez in un bel match, ma grazie all'aiuto di Naomi e Bianca Belair che sono arrivate per vendicare Jade Cargill. Anche Seth Freaky Rollins si qualificherà per l'Elimination Chamber perché sconfiggerà Finn Balor. Karrion Kross non crede a nulla di ciò che ha sentito stasera. Rollins non vincerà l'Elimination Chamber, Jey Uso non vincerà il titolo del mondo e Sami Zayn non sarà in grado di battere Owens, ed è meglio che Zayn si guardi bene intorno. Quest'anno sarà l'anno di Ludwig Kaiser. Ma va a cagare! Kofi Kingston dovrebbe essere il leader dello spogliatoio, non Rey Mysterio. Anche se è un Hall of Famer, anche se è il miglior luciatore di sempre, Kofi è lì da più tempo, è lì da 19 anni. E la differenza tra lui e Rey è che Kofi non se n'è mai andato, e noi dovremmo ringraziare il New Day per ciò che ha fatto, perché rompendogli la caviglia ci hanno tolto quel vecchio da davanti, e anche Rey dovrebbe ringraziarli, perché ora ha delle vacanze extra per poter passare del tempo con la moglie. Ma sono arrivati quelli dell'RWO che non perdoneranno mai ciò che hanno fatto a Rey e li hanno attaccati. E nel main event abbiamo avuto un capolavoro tra Seth freaking Rollins e Finn Balor. 20 minuti assurdi, match incredibile, ricco di incertezze. Ad un certo punto ho quasi pensato che potesse vincere Balor, e invece Rollins ha ribaltato tutto colpendolo con un curb stomp, qualificandosi per l'Elimination Chamber, completando così anche la lista. Beh ragazzi, tutto sommato una bella puntata con tutti i bei match, i segmenti anche belli, ma purtroppo la storia di Jade Cargill, se veramente faranno sì che siano state Liv e Raquel, sarà uno spreco totale. Però chissà, io come sempre vi chiedo di farmi sapere per voi com'è stata questa puntata, e vi raccomando di lasciare un like e un commento, di seguirmi su Instagram e TikTok e di iscrivervi qui su YouTube. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao ragazzi!